In questo video ti mostro tutte le funzionalità dell'Elgato Prompter in modo che tu sappia usarlo al meglio delle sue possibilità. Ci sono un sacco di funzionalità, ma non preoccuparti perché è davvero facile da utilizzare. Però adesso iniziamo. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi ci concentriamo sul software e quindi su tutte le caratteristiche dell'Elgato Prompter. Non so se hai già visto il primo video, ti consiglio di farlo, ti lascio il link qui da qualche parte, nel quale ti raccontavo in generale l'Elgato Prompter, mettendo in evidenza quali fossero appunto i punti di forza di questo straordinario strumento di lavoro. Quindi ti consiglio prima di andare a vedere quel video, ripeto, il link te lo lascio qui da qualche parte in alto, dopodiché torna su questo video. Ma se hai già visto quel video, allora alla grande partiamo. Quello che vedi adesso è la schermata del software Camera Hub. Camera Hub è un software meraviglioso nel quale controlli sia la webcam sia quasi tutti i dispositivi di Elgato, quindi è veramente perfetto. In un unico software hai sia la webcam sia il teleprompter, quindi perfetto. Ok, allora questo che vedi è la schermata del prompter, il software Camera Hub, mentre dall'altro lato vedi il prompter, in modo che potrai vedere ogni cosa che vado a modificare come si riflette sul prompter stesso. Il prompter in questo momento è attaccato con un semplicissimo cavo USB-C al mio computer, non c'ho videocamera, non sto riprendendo, ma lo sto usando semplicemente per farti vedere le funzionalità. Partiamo dall'alto. Allora, output, ovviamente Elgato Prompter, e power, questo qui serve a spegnere e accendere il prompter. Non ha uno switch fisico, per cui questo qui diciamo è come se fosse il tastino di spegnimento, quindi prima di staccare la porta USB-C ti consiglio di cliccare qui in modo che spegni il prompter. Questa qui è la brightness, quindi la luminosità, puoi vedere adesso, io ce l'ho qui sul lato, vedi, aumenta e diminuisce, così come il contrasto così è al minimo, così è al massimo, dipende un po' da te, io lo utilizzo, ti dico, esattamente a 50%, perché credo che sia la cosa migliore. Content, qui abbiamo che tipo di contenuto vogliamo che il nostro display e il nostro teleprompter mostri. Allora, qui abbiamo display e in questo momento puoi vedere che c'è una finestra di Google, quindi io posso utilizzare questo display per proiettarci qualsiasi tipo di schermata, lo posso usare come un secondo monitor, oppure come dicevo anche nell'altro video, io posso per esempio se sto facendo una riunione su Zoom, spostare la finestra con i miei interlocutori nel prompter, dietro il prompter c'è una webcam o la fotocamera o lo smartphone e posso fare una call con queste persone in modo tale che loro vedano me e io riesco a mantenere il contatto visivo con loro, quindi è veramente fantastico. Ma se sei a corto di monitor puoi usarlo anche semplicemente come un altro monitor piccolino dove proiettare quello che ti pare. Questo monitor tra l'altro è un 9 pollici e ha una risoluzione di 1240x600 se non ricordo, 1024x600, quindi non è male, si può usare tranquillamente. Text è quella che vedremo tra un po' perché diciamo è la funzionalità di teleprompter, e chat, qui puoi inserire le chat diciamo dei tuoi software quando fai live streaming in modo tale che hai qui le tue chat. Diciamo quello che ci interessa è text. Benissimo. Allora andiamo ancora avanti, fin qui tutto semplicissimo, ma ovviamente se hai dubbi, domande e curiosità commenta il video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Qui nell'appearance possiamo scegliere il font. Abbiamo una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 font. Guarda, semplicemente guarda, sta cambiando in base al font che scegli. Vediamo. Secondo me Arial è quello che funziona meglio, è quello che utilizzo anch'io sempre, però ovviamente sentiti libero di scegliere il font che più ti aggrada. Puoi aumentare o diminuire la dimensione, ok? In maniera molto molto semplice. E puoi, una cosa interessante, aumentare o diminuire i margini orizzontali. Allora, perché è interessante questo? Perché ti sconsiglio di mettere a 0 il margine orizzontale. Perché quando tu, adesso non mi ricordo quanto lo mettevo io, ma una cosa tipo 50%, tipo. Perché? Perché potrebbe essere che se il tuo margine orizzontale è troppo ampio, si vede che l'occhio si sta muovendo a destra e a sinistra perché deve coprire un'area molto più ampia. Quando tu invece crei questo spazio, quindi restringi l'area del testo, il tuo occhio resta al centro. Quindi io ti consiglio di far questo. Margini verticali, come puoi vedere in questo momento, adesso aspetta ti apro, vediamo, ok, qui
margini verticali, vedi, ti dà semplicemente una piccola area. Io in questo caso lo tengo a 0 perché non mi interessa stringere troppo in verticale, anche perché ti farò vedere dopo con le funzionalità di scrolling questi margini verticali sono assolutamente inutili, però scegli tu. Dopodiché c'è line spacing, quindi possiamo dare l'interlinea, la famosa interlinea. Anche in questo caso io ce l'ho, adesso non mi ricordo quanto ce l'avevo settata, ma intorno a 130, se non ricordo male, 135, 140, insomma una cosa del genere. Poi abbiamo il testo, il colore del testo e il colore dello sfondo. Io ti consiglio di tenerlo così. Ti consiglio di tenerlo così perché ti dà massima leggibilità. Quindi ti sconsiglio di usare colori che fanno a cazzotti l'uno con l'altro, ti sconsiglio di usare colori che hanno poco contrasto l'uno con l'altro. Io credo che il testo bianco su sfondo nero sia veramente molto leggibile. Al massimo puoi provare a fare il contrario, testo bianco, fondo nero. Vogliamo provare? Andiamo qui in... aspetta, dove sono i colori? Ok, facciamo, quindi questo era bianco, lo facciamo diventare nero. Ok, e questo è nero, lo facciamo diventare bianco. Ok. Secondo me così affatica molto di più la vista. Vedi, è troppo luminoso, c'è troppo bianco. Di solito tutti quelli che conosco, anche professionisti, utilizzano sempre il fondo nero con il testo bianco e la motivazione è quella che ti ho appena spiegato, cioè l'occhio, vedi, si affatica meno in questo modo. Dopodiché c'è l'opacità. L'opacità qui io non la utilizzerei nel caso del teleprompter. Come vedi, lui sta sfumando la finestra del teleprompter e ci fa vedere ciò che c'è sotto, ovvero la finestra di Google. Perché potresti usare questa funzionalità qui? Perché se tu hai sotto hai le persone con cui parli su Zoom, devi fare il tuo speech su Zoom e vuoi comunque vedere i loro occhi, puoi tranquillamente tenerli sotto con un'opacità del 50-60% e far passare comunque il testo in modo che tu possa leggere quello che hai scritto. E questo ti può dare un vantaggio in più. Io non lo utilizzo, quindi metto l'opacità al 100%, perché se devo fare una call su Zoom con dei clienti, dei corsisti o altro, non mi serve il testo a schermo, non mi interessa, quindi non lo uso. Però nel tuo caso magari potresti usarlo. Poi arriviamo alla parte succosa di questo teleprompter, ovvero la modalità di scrolling, che può essere costante e voice sync. Ti faccio vedere costante. Allora, costante, se io premo play, adesso vedi che lui va, ok? E possiamo modificare la velocità di scorrimento, così è velocissima, così è lentissima, quasi non te ne accorgi, ok? Possiamo tenere abilitato o meno l'autoscroller per i capitoli e possiamo abilitare l'autoloop, nel senso che quando finisce lui ricomincia, e possiamo scegliere, guarda la linea rossa, dove vogliamo che sia posizionato il testo che andiamo a leggere. Il consiglio ovviamente è quello di tenerlo quanto più centrale possibile, sempre per il solito discorso anche dei margini che ti dicevo, margini orizzontali. Allo stesso modo, se tu hai il testo che scorre proprio al centro, è molto meglio piuttosto che alzare o abbassare lo sguardo. Quindi io lascerei tutto in questo modo. E questa è la modalità di scorrimento costante. Significa che se tu vuoi aggiungere qualcosa, non puoi farlo, perché il testo continua ad andare. Sì, potresti provare a premere stop, pausa, potresti riprovare. Diventa un po' difficile, ci sono dei controller che ti aiutano, però dal mio punto di vista diventa un po' complesso. Quindi se decidi di avere una modalità costante di scorrimento, non puoi improvvisare, zero improvvisazione. Invece, e qui è la grandissima novità di Elgato Prompter, è il Voice Sync. Che succede? Che se io premo Voice Sync e gli dico quale scheda audio, quale microfono, dove deve andare a prendersi lui l'audio, che cosa succede? Che premo play, ma non succede niente. Giusto? Perché? Perché io non sto parlando, non sto raccontando il testo. Adesso ti faccio vedere, mi giro di lì perché io ce l'ho lì. Potrei dire quello. Ma è in queste sfide che nasce la magia. È nella fatica, nei momenti di sconforto, che un podcaster trova la sua forza. Superare queste difficoltà significa crescere, imparare a migliorarsi continuamente e nel guardare indietro alla strada percorsa che si vede quanto lontani si è arrivati. Ogni ascoltatore che si sintonizza è una vittoria. Ogni feedback positivo è una spinta a continuare. Ok? Vedi come
in base a quando io parlo, lui continua. Adesso, per esempio, sto dicendo altre parole che non sono scritte lì e lui si è fermato. Ok? Per disabilitare questa funzionalità ti basta cliccare su pausa, come è adesso, in modo che lui non va più. Io credo che questa sia la grandissima funzionalità di Elgato Prompter che ti permette veramente di fare un passo in avanti. Abbiamo quasi finito. C'è Reading Position, ti ho fatto vedere, c'è la linea rossa che si muove. Highlighting Text, vedi, serve a, in questo caso, tenere selezionato, evidenziato il testo che stai leggendo. Guarda adesso, dove dice riflettere per vedere il proprio lavoro, bla bla bla, è molto più bianco, mentre il pezzo prima è grigio e quello sotto è bianco perché devo ancora leggerlo. Quindi è una caratteristica, secondo me, che ti conviene tenere attiva. Dopodiché, io non lo utilizzo, ma ti mostro che cos'è. Show Overlay ti mostra, guarda, al centro, al posto dove c'è effettivamente la fotocamera, la webcam, l'action cam, lo smartphone, puoi scegliere tra questi simbolini per avere questo overlay dove ti dice dove devi guardare. Io sinceramente non lo utilizzo. Puoi cambiargli colore, puoi cambiargli l'opacità, secondo me non ha senso, quindi non lo utilizzo. Ora tu mi potresti dire, Ale, ma sto testo che hai inserito dove l'hai preso? Allora, semplicemente, guarda, ti faccio vedere. Io posso andare qui e copiare un testo oppure cancellare un capitolo. Posso, vedi, addirittura scrivere. Posso fare quello. È un editor di testo, quindi semplicemente tu copi il testo, lo incolli e hai risolto. E poi lo puoi lavorare qua, se vuoi. Io preferisco lavorarlo su un editor di testo, dopodiché quando il testo è perfetto lo vado a inserire qua e lui me lo suddivide in base ai punti, alla paragrafazione che io ho dato, mi crea questi capitoli. E basta, questo è il teleprompter. Ora, sembra semplice, in realtà puoi utilizzarlo, è tutta un'altra storia, ma queste sono le funzionalità principali di questo strumento. Strumento che dal mio punto di vista è veramente straordinario. Io ti lascio il link in descrizione in modo che se ti va di comprarlo, puoi comprarlo al prezzo migliore, perché sai, su Amazon i prezzi fluttuano spesso, per cui partendo da questo link avrai sempre il prezzo in offerta. Che dire, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo prestissimo.